Stavo riguardando alcune scene di Westworld. Visti gli enormi progressi tecnologici, mi stavo chiedendo quanto sia fattibile una cosa del genere. Un progetto ipotetico di un parco di divertimenti popolato da androidi, in cui si può fare qualsiasi cosa, deve evitare assolutamente un principio, o potrebbe innescare un processo mentale che trasforma tutto in un incubo. E vedremo perché tra poco. Prima di iniziare, per chi non lo sapesse, Westworld è una serie televisiva di fantascienza creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy. La trama si svolge in un futuro prossimo in un parco a tema super tecnologico chiamato Westworld. E questo parco è popolato da robot altamente avanzati noti come host, progettati per interagire con gli ospiti umani in diverse ambientazioni, tra cui il selvaggio West. La storia segue le vicende di alcuni personaggi chiave, tra cui Dolores. Mentre i visitatori esplorano Westworld per vivere avventure selvagge e godere di un'esperienza che nella vita reale non sarebbe possibile, la narrazione si complica quando alcune delle host iniziano a ricordare le vite passate e a cercare un significato più profondo. E il concetto è chiaramente molto affascinante e interessante, ma di fatto non è nulla di nuovo. Pensate che il film è ispirato a un'opera del 1973 diretta da Michael Crichton, ed è proprio in questo film che inizia il filone narrativo delle macchine che si ribellano all'uomo, come ad esempio Terminator. Comunque, arrivando a noi, quanto ci manca per arrivare a un parco a tema del genere? Quanto manca per avere delle macchine che assomigliano a noi? Anche solo dal punto di vista estetico, senza contare l'intelligenza. E probabilmente ci siamo già vicini. Riusciamo a fare miracoli quasi con la tecnologia dei materiali, ricreando superfici simili alla pelle umana, oppure riusciamo a ricreare odori. Tra l'altro proprio di recente ho letto un progetto nato per ricreare addirittura gli odori del passato come pietanze e ambienti. Ma qual è il punto? Che solitamente si pensa che più un essere artificiale si avvicina ad assomigliarci, più la nostra reazione emotiva è positiva. Cresce l'empatia in quanto simile a noi. Tuttavia c'è un punto in cui la somiglianza massima, ma ancora imperfetta, può provocare una sensazione di profonda inquietudine anziché familiarità. Il problema è nel cosiddetto Uncanny Valley, che potremmo tradurre come valle dell'inquietante, dell'inquietudine. È un concetto che si riferisce alla sensazione di disagio o inquietudine che possiamo provare quando un robot assomiglia molto a un essere umano, ma c'è ancora qualcosa che non sembra del tutto naturale. Come vedete, sull'asse delle Y abbiamo il concetto di affinità e poi sull'asse X la somiglianza umana. Quando la somiglianza di un robot all'essere umano è bassa, come nei casi dei robot industriali, l'affinità è neutrale, diciamo che non proviamo né empatia né antipatia nei confronti di quel robot. Ma come vedete, con l'aumentare della somiglianza all'essere umano, aumenta l'affinità, però fino a un certo punto, dopo il quale si crea un avvallamento profondo, appunto l'Uncanny Valley, in cui si ha un'alta somiglianza all'essere umano, ma è presente qualche elemento che non lo rende perfettamente uguale a noi. E qui, per capirci, ho riportato il concetto di zombie, quindi un essere umano che ha delle sembianze molto simili a noi, ma dei tratti e che lo differenziano drasticamente da noi, per poi risalire e arrivare fino al 100%. In poche parole, quando la somiglianza con un essere umano è quasi perfetta, ma non perfetta, ci sono quindi dei piccoli dettagli o delle differenze che non lo rendono uguale a noi, questa cosa ci procura un profondo senso di inquietudine. Questo concetto è stato formulato dallo psichiatra giapponese Masahiro Mori nel 1970. Mori ha introdotto questa idea, se volete approfondire, nella sua pubblicazione intitolata Bukimi no Tani, la valle dell'inquietante. Quindi, per concludere, un giorno avremo un parco di divertimenti popolato da robot umanoidi in cui fare quello che vogliamo? Forse sì, ma il presupposto per il successo è che non ci sia la minima differenza con un essere umano, o sarebbe un fallimento catastrofico. Sophia, can you tell me a joke? Sure. What cheese can never be yours? What cheese can never be mine? I don't know. Nacho cheese. Yeah, that's good. Yeah. That's not.